All'inizio del Vangelo secondo Giovanni, la sezione dei segni mostra un passaggio dalle istituzioni dell'Antico Testamento alla novità portata da Gesù. C'è una parte dal capitolo 2 al capitolo 4 caratterizzata da due segni e tutti e due ambientati a Cana di Galilea. Fra i due episodi ci sono alcuni altri racconti in cui si mostra Gesù che incontra diverse persone e nella sua parola dà inizio ad una novità istituzionale. Abbiamo già visto la realtà dell'alleanza rinnovata a Cana con il segno del vino, la novità del Tempio che è la persona stessa di Gesù, la novità della legge che Gesù mostra nel dialogo con Nicodemo, la novità dei mediatori messa in evidenza dallo stesso Giovanni Battista che, amico dello sposo, si ritira lasciando il posto a Gesù che è lo sposo. Gesù, che si era recato a Gerusalemme per la festa di Pasqua, decide di ritornare in Galilea. E al capitolo 4 troviamo un lungo episodio dove viene narrato semplicemente l'incontro di Gesù con una donna di Samaria. Al versetto 4 l'Evangelista inizia l'episodio dicendo: doveva attraversare la Samaria. Per andare dalla Giudea in Galilea effettivamente si passa dalla Samaria, ma non era la strada abituale che percorrevano i pellegrini, perché i samaritani erano considerati un popolo scomunicato, una razza bastarda, erano seguaci di una religione ibrida che in parte aveva gli elementi comuni al giudaismo, conservano il Pentateuco, ma avevano aggiunto altri elementi propri, costruendo una specie di eresia giudaica. I samaritani erano considerati impuri. Un giudeo non passava dalla Samaria perché temeva imboscate, ma soprattutto, se era un giudeo osservante, non doveva passare attraverso la Samaria perché si sarebbe contaminato, toccando oggetti impuri, mangiando cibi immondi, venendo a contatto con i samaritani impuri. Per cui abitualmente i pellegrini da Gerusalemme scendevano a Gerico, attraversavano il Giordano, salivano a nord sull'altra sponda del fiume e poi riattraversavano a Bet Shean il Giordano e andavano in Galilea. Quindi l'indicazione che l'Evangelista pone all'inizio, doveva passare attraverso la Samaria, è una affermazione provocatoria, non conforme all'uso e ai costumi del tempo, anzi contraria alle abitudini. Perché Gesù doveva passare attraverso la Samaria? Perché la strada di Dio lo portava alla apertura verso gli estranei a Israele, verso quella realtà di religione imbastardita. La donna di Samaria rappresenta appunto quella umanità religiosa ma a suo modo, religiosa in modo sbagliato, e Gesù doveva incontrare anche quel tipo di persone.
non avviene niente di particolare in questo episodio, non è una guarigione, semmai è una conversione, ma non viene sottolineato in modo vistoso il fatto della conversione. C'è un cambiamento, ma tutto è dovuto all'incontro con Gesù. Quella donna, incontrando Gesù, si accorge di avere trovato il senso della propria vita e la sua esistenza cambia. Ma leggiamo il testo con attenzione perché nei particolari l'Evangelista nasconde degli insegnamenti preziosi. Gesù giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva sul pozzo. Era circa l'ora sesta, corrisponde a mezzogiorno, ma è importante notare il riferimento al 6, un particolare numerico che piace a Giovanni, in quanto indizio di imperfezione. Il 6 è il numero dell'umanità, è il numero della incompletezza che tende alla pienezza del 7. Il pozzo è un luogo simbolico importante. Nella tradizione dell'Antico Testamento, intorno ai pozzi avvenivano gli incontri d'amore, si combinavano facilmente matrimoni presso i pozzi, perché le donne giovani andavano ad attingere acqua ed era una delle rare occasioni in cui si potevano incontrare le ragazze da sole, in genere al mattino presto o alla sera, cioè nei momenti meno caldi della giornata, quando le donne per le faccende di casa andavano ad attingere l'acqua dal pozzo. Gesù è stanco, affaticato per il viaggio e si siede sul pozzo. È l'ora sesta, la più calda del giorno, non ci dovrebbe essere nessuno. I suoi discepoli sono andati in città a comprare un po' di vettovaglie per pranzare e inaspettatamente arriva una donna ad attingere l'acqua. È una da sola in un'ora non conveniente. L'Evangelista non dice nulla di questo, ma lascia intendere all'ascoltatore che quella donna, andando in un orario insolito al pozzo, intendeva non incontrare nessuno. Voleva non incontrare le persone del villaggio. Evidentemente aveva qualcosa da nascondere o da non condividere con gli altri. La donna di Samaria giunge con un'anfora per attingere l'acqua, ma non può perché Gesù è seduto sul pozzo. Il pozzo è un grande foro che entra nella terra e permette di attingere l'acqua dalle profondità della terra. È un simbolo della vita primordiale che emerge dalle profondità, è un simbolo materno di nascita, di approfondimento, di interiorità. Il pozzo di Giacobbe era nel linguaggio corrente del giudaismo al tempo di Giovanni una figura della legge, la sorgente della vita, cioè
quella profondità dell'insegnamento divino che emerge e fa vivere. Gesù, seduto sul pozzo, tiene il posto della legge e quella donna, per attingere, deve passare attraverso di lui. È lui che prende l'iniziativa, dicendo alla donna semplicemente: dammi da bere. Lei reagisce male, in qualche modo si sente offesa. Ha riconosciuto dall'accento che è giudeo, lo ha visto che è un uomo e allora reagisce in modo polemico dicendo: sei un uomo e un giudeo, mi disprezzi come donna, mi disprezzi come samaritana, adesso che hai bisogno, però mi chiedi dell'acqua. La stranezza del fatto sta appunto che un giudeo, che si sente superiore da un punto di vista religioso, chieda di bere da un'anfora di una donna samaritana. Non è nella norma, è uno strano personaggio quello che le ha rivolto una simile richiesta. E la donna reagisce con meraviglia e anche con un rimprovero. Gesù però alza il livello del discorso. È lui che ha chiesto da bere, ma subito si rivela come colui che è in grado di dare da bere alla donna. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gesù reagisce in un modo simpatico ma teologico. Comincia dicendole: lei non sa chi sono io. Se sapesse, mi avrebbe chiesto dell'acqua, perché io ho un'acqua che fa vivere per sempre. E la donna reagisce quasi scherzando, prendendolo in giro: ma chi ti credi di essere? Ma pensi mica di essere più importante del patriarca Giacobbe, che ha scavato questo pozzo, ha bevuto lui e i suoi figli, il suo gregge, e continuiamo ad attingere noi, dopo secoli, a quest'acqua? La leggenda narrava che quando Giacobbe scavò quel pozzo, l'acqua salì al livello della terra e trabordò per parecchio tempo, in modo tale che le greggi potessero tranquillamente bere a quell'acqua. Gesù è di più? Non ha niente da attingere, non ha il secchio, non ha l'anfora, non ha un bicchiere. Come può tirar fuori quell'acqua? E Gesù risponde accettando la sfida, ma alzando il livello del discorso: chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete inevitabilmente. Invece io ho un'acqua che toglie definitivamente la sete, che disseta veramente, cioè che realizza il desiderio di ogni persona. È il dono di Dio. Di che cosa sta parlando? Dello Spirito Santo. È lo Spirito il dono di Dio. Se lo conoscesse quella donna, glielo chiederebbe, perché lo Spirito è l'acqua viva, è quell'acqua che Gesù darà. Per adesso è una promessa, è un'acqua che toglie la sete. La donna non capisce il discorso teologico di Gesù, lei continua a restare terra terra, pensa materialmente a dell'acqua, ha intuito che questo strano personaggio potrebbe avere dei poteri. Se ha davvero un'acqua che toglie definitivamente la sete, sarebbe un guadagno. Non dovrebbe tornare tutti i giorni ad attingere acqua.
chiede a Gesù: dammi di quest'acqua. E Gesù rilancia un discorso molto strano. Va a chiamare tuo marito e poi torna. La donna si sente scoperta. Aveva iniziato il discorso con un estraneo, parlando di acqua. Adesso viene interpellata sulla sua vita personale. Deve ammettere: non ho marito. E Gesù tranquillamente continua rivelandole la propria vita, o meglio, mostrandole che la conosce e la conosce nei suoi sbagli. Hai detto bene di non avere mariti, ne hai avuti 5 e quello che hai adesso non è tuo marito. Sono 6. Di nuovo torna la simbologia del 6. Quella donna di Samaria è sì una donna che ha avuto delle vicende matrimoniali, affettive, burrascose, instabili, ma è soprattutto una figura del popolo samaritano, della umanità religiosamente sbagliata, con una molteplicità di idoli, di divinità. La figura del marito richiama Dio come sposo del popolo. Il 6 tende al 7. Gesù si presenta come il settimo, come la pienezza dell'incontro sponsale, il vero sposo. Sul pozzo si combina un matrimonio e qui si sta delineando una nuova relazione sponsale di Cristo con l'umanità. Quella donna peccatrice è figura della umanità religiosamente sbagliata, che viene corretta e redenta dal Cristo. La donna è meravigliata, colpita nel segno della sua vulnerabilità umana, approfondisce il discorso religioso. Vedo che sei un profeta. Allora dimmi, dov'è il luogo in cui bisogna adorare? I nostri padri hanno adorato Dio sul monte Garizim. Voi giudei dite che bisogna andare a Gerusalemme nel Tempio. Tu che te ne intendi? Dimmi qual è il luogo. E Gesù le risponde con una formula splendida, di tipo trinitario. Il Padre deve essere adorato in spirito e verità. Molte volte questa frase viene spiegata in modo erroneo. Lo spirito non è il contrario della materia e non si fa quindi riferimento ad un culto senza concretezza rituale, semplicemente legato alla coscienza del singolo. Così come verità non significa senza ipocrisia, in modo incoerente. Lo Spirito è lo Spirito Santo e la verità è Gesù in persona. Nel linguaggio giovanneo, verità corrisponde a rivelazione. Gesù è la verità perché è il rivelatore del Padre. Dunque, il Padre vuole essere e deve essere adorato nello Spirito donato da Gesù, che è la verità. Il Padre cerca tali adoratori. E la donna ha messo a fuoco il tema. Al centro di questo episodio della Samaritana c'è il luogo del culto. Dove si può adorare Dio? Gesù dice, né sul monte né nel Tempio, ma nello Spirito Santo donato da me, che sono la rivelazione. È il superamento di un culto legato alla natura, il monte, o di un culto legato alla struttura religiosa, il Tempio.
Il culto cristiano avviene nello Spirito Santo, che è un dono di Gesù Cristo, che rende figli e mette in comunione con Dio Padre. Questa è la novità che il Cristo porta alla donna religiosamente sbagliata. Ed ella abbandona l'anfora e corre in città a chiamare la gente. Un particolare importante: lascia quel recipiente con cui era venuta per attingere l'acqua. Non è successo niente. Lei non ha preso l'acqua, non ha dato l'acqua, non ha ricevuto materialmente acqua da Gesù. Si sono solo parlati, ma in lei è avvenuto un cambiamento. Quella donna che andava ad attingere nell'ora in cui non c'era nessuno in giro, per non incontrare nessuno, va a chiamare gli abitanti del villaggio e li convoca perché vengano a vedere Gesù. Dice: ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Molto probabilmente gli abitanti del villaggio lo sapevano, quello che aveva fatto. Gliel'avrebbero detto anche loro. Lei evitava di incontrarli proprio per non essere rimproverata o insultata per quel che aveva fatto. Ma in Gesù lei ha trovato una persona che, pur conoscendo i suoi sbagli, le aveva offerto una possibilità nuova e diventa evangelizzatrice. La sua vita è cambiata dall'incontro con Gesù e convoca i concittadini perché incontrino anche loro Gesù, e i samaritani accorrono per vedere Gesù. Nel frattempo sono arrivati i suoi discepoli e comincia un'altra parte dell'incontro. I discepoli hanno comprato da mangiare e dicono a Gesù: mangia! E Gesù fa un discorso strano: ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Quelli ragionano terra a terra come la Samaritana, immaginano, si vede che qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù alza il livello del suo discorso, parte da elementi materiali, sono sempre simboli con cui Gesù vuole mostrare una realtà più alta, più teologica. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Guardate le messi, i campi già biondeggiano, c'è il grano maturo. Sta mostrando con la mano i campi. Noi dobbiamo immaginare che stiano arrivando i samaritani e Gesù mostra come messe matura i samaritani che arrivano. E a questo punto precisa: io ho faticato e voi subentrate al mio lavoro. Io ho lavorato per seminare, perché nascesse una messe, e voi, miei discepoli, siete mandati a raccogliere quello per cui io ho faticato. Ricordate che all'inizio Gesù è stato presentato come affaticato e seduto sul pozzo. Quell'atteggiamento della fatica di Gesù che lo porta a sedersi è l'immagine della sua passione. Gesù sarà di nuovo seduto nel pretorio di Pilato all'ora sesta, quando verrà presentato in modo di disprezzo come il re dei Giudei. La fatica di Gesù è la sua vita, è la sua opera missionaria, è la sua passione e morte. Quella è la fatica che fa nascere la messe. E i discepoli a suo tempo raccoglieranno. Gli Atti degli Apostoli raccontano che prima Filippo, uno dei 7, poi Pietro e Giovanni scendono in Samaria e molti samaritani aderiscono al Vangelo. Quando Gesù è passato attraverso la Samaria, quando i discepoli Filippo, Pietro, Giovanni
evangelizzarono quel territorio e molti cristiani, raffigurati come la donna di Samaria, che prima erano idolatri e dispersi in molti culti, aderiscono a Gesù riconoscendolo come la verità e ricevendo da Lui lo Spirito Santo che li mette in piena comunione con Dio Padre, rendendoli autentici adoratori del Padre in spirito e verità. Il viaggio termina in Galilea, di nuovo a Cana, e si chiude il cerchio. A Cana di Galilea, dove tutto era cominciato, Gesù ritorna e lì compie il secondo segno, che riguarda un uomo guarito, che non muore ma vive. Si chiude la prima parte e si inaugura la seconda.